Ogni giorno migliaia di piccole imprese lottano per la sopravvivenza in Italia. Moltissimi imprenditori lavorano più di 12 ore al giorno, inseguendo ogni vendita, ma le cose sembrano non cambiare mai. La cassa è sempre vuota e i risultati stentano ad arrivare. Ecco, ci sono 3 numeri fondamentali che un imprenditore, per evitare il fallimento, deve misurare nella sua azienda. Ciao, sono Teresa Messina, ho studiato numeri, strategie e modelli di business per anni, dalla laurea in economia al master in controllo di gestione alla Bocconi di Milano, e la mia missione è quella di darti chiarezza e fornirti delle strategie chiare e semplici che puoi applicare nella gestione della tua impresa. Iniziamo da un concetto fondamentale. Come diceva Einstein, non puoi pretendere di cambiare le cose se fai sempre le stesse cose. E moltissimi economisti concordano sul fatto che non puoi migliorare se non misuri. Questi concetti sono alla base di questi 3 numeri che sto per mostrarti. Il primo, parliamo del margine di profitto. Il margine di profitto non è quanto fatturi o quanto incassi, bensì quanto ti rimane dopo che vendi il prodotto e sottrai tutti i costi derivanti dalla produzione del prodotto. Ovvero, facciamo un esempio molto semplice. Immagina di essere un artigiano e di vendere un gioiello fatto a mano a 100 euro. Per produrre questo oggetto, ovvero questo gioiello, hai impiegato per esempio tra costo della manodopera diretto e il costo delle materie prime 40 euro. Di conseguenza il margine di profitto in questo caso sono 60 euro e poi con questi 60 euro e con le vendite che farai andrai a coprire poi i costi fissi. Un altro esempio molto semplice da fare è per esempio quello di una piccola pasticceria. Immagina di avere una piccola pasticceria e di vendere una torta a 60 euro. Considera che il costo di produzione, quindi la manodopera più i prodotti necessari per produrre la torta, ammontino per esempio a 30 euro. Di conseguenza il margine di profitto in questo caso sono 30 euro. Un altro esempio che possiamo fare della vita di tutti i giorni può essere un negozio di abbigliamento che vende magliette per esempio a 30 euro e il costo di acquisto della maglietta, perché in questo caso non c'è una produzione, sia di 20 euro, quindi il margine in questo caso di profitto sono 10 euro. Molti imprenditori si concentrano solo sul volume di vendita, ovvero sul fatturato. Molti mi dicono ho venduto tantissimo questo mese, ho incrementato il fatturato. Benissimo, però quanto ti sta rimanendo dalla vendita dei prodotti che stai vendendo? Quindi il margine di profitto è necessario ed è il primo numero da analizzare affinché tu possa capire se la tua azienda sta creando utile, se sta creando profitto all'interno della tua organizzazione aziendale. Il secondo numero molto importante è il punto di pareggio. Molti lo chiamano break-even point, ma noi andiamo a parlare in termini italiani perché sono più comprensibili e più facili da applicare. È il volume di vendite o di fatturato necessario affinché la tua azienda vada a pari. Perché è importante? Sotto questa soglia ogni vendita è in perdita, mentre sopra questa soglia ogni vendita crea profitto. Quindi facciamo un esempio. Analizziamo un bar con costi fissi di 2000 euro e un costo variabile di 1 euro per caffè. Se il prezzo del caffè è 2 euro, deve venderne almeno 2000 al mese per coprire i costi. Vendendo uno in meno va in perdita, vendendone uno in più inizia a guadagnare. Un altro esempio potrebbe essere un negozio di abbigliamento con un affitto di 3000 euro. Le spese fisse 1000 euro e un margine medio per capo di 50 euro. Deve vendere 80 capi al mese per arrivare al punto di pareggio. Un altro esempio potrebbe essere un artigiano che produce borse con costi fissi di 1000 euro e un margine per borse di 50 euro. Deve venderne almeno 20 per arrivare al punto di pareggio. Se ne vende 25 guadagna già 100 euro in più. Il terzo numero, spesso il killer silenzioso, si chiama flusso di cassa o liquidità immediata. Non è quanto fatturi, ma quanto in quell'istante hai come liquidità immediata nella tua cassa o come saldo positivo in banca. Perché è fondamentale? Puoi avere un bilancio positivo,
ma avere una crisi di liquidità in azienda. Puoi avere un bilancio positivo su carta, ma essere in quel momento in una crisi di liquidità, perché magari i tuoi clienti ti pagano a 90 giorni, però in quel momento devi pagare magari fornitori e dipendenti. Facciamo un esempio pratico. Un'azienda che vende prodotti tecnologici fattura 10.000 euro al mese e i clienti pagano dopo 60 giorni. Però deve pagare fornitori e stipendi per 7.000 euro e questi li deve pagare a fine mese, quindi apparentemente è in profitto, ma senza liquidità immediata non può farcela a pagare le spese. Quindi, oppure uno studio di consulenza. Analizziamo uno studio di consulenza. Fattura 8.000 euro, metà dei clienti paga a 30 giorni e ha costi fissi per 5.000 euro. Il flusso di cassa ti dice che non puoi sostenere l'attività in questo momento senza problemi. Anche con conti positivi e con fatturato positivo e con un margine alto, l'azienda può avere in quel momento crisi di liquidità, quindi una crisi finanziaria, perché non hai gestito bene il flusso di cassa in entrata e in uscita, non solo come fatturato, ma come incasso reale dei crediti. Anche con conti positivi, la tua azienda rischia di restare senza soldi, senza liquidità in quel momento. Monitorare il flusso di cassa o la disponibilità immediata in pratica ti permette di prevenire le crisi e dormire sonni tranquilli, non avere emergenze. Capire margine, punto di pareggio e flusso di cassa non è contabilità, è potere. Avere il controllo della tua azienda. Ti dà chiarezza, ti fa uscire dall'improvvisazione e ti permette di poter gestire in tempo eventuali crisi. Non si tratta di essere dei commercialisti, ma di essere dei imprenditori consapevoli, fare gli imprenditori in maniera professionale. Ora voglio sapere da te, quali di questi indicatori già controlli con precisione e quali di questi adesso senti di dover controllare dopo questa spiegazione pratica? Scrivilo nei commenti, la tua risposta per me è preziosa. Se questo video ti ha dato la chiarezza che cercavi e ti ha dato degli strumenti per poter far crescere la tua impresa, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche per non perdere i prossimi video dove sveleremo nuove leve di crescita per la tua impresa.